La pianta naturalmente ha delle difese immunitarie più efficienti e quindi è meno attaccabile a rogna, occhio di pavone, ma anche a tante altre malattie fungine, e quindi a maggior ragione non abbiamo più bisogno da ormai tantissimi anni neanche di espedienti, diciamo, biologici, di soluzioni biologiche come può essere ad esempio la poltiglia bordolese. Lui è Daniele. Daniele, oltre a lavorare come business manager per un'importante azienda che opera nel settore delle tecnologie dentali, è un grande appassionato di olivi. Possiede un appezzamento di terra a Scandriglia, bellissimo paesino nella provincia di Rieti, zona tra l'altro conosciuta e rinomata proprio per la produzione di olio extravergine d'oliva, e qui Daniele, alternandosi tra impegni familiari e lavorativi, coltiva con grande impegno e passione un suo oliveto che conta ad oggi circa 600 esemplari. Mi ha contattato alcune settimane fa per acquistare dell'humus di lombrico e quindi oggi, approfittando della consegna, ho deciso di realizzare una puntata per conoscerlo meglio, scoprire la storia del suo oliveto e soprattutto parlare di come lui lo cura. La storia di questo oliveto nasce in realtà da tanti anni fa, da bambino, quando coltivavo il sogno di possedere un terreno, possibilmente coltivato a frutteto. Circa 20 anni fa ho realizzato questo sogno, ho cominciato a comprare un pezzo, poi piano piano mi sono un pochino allargato e attualmente gestisco circa 500 piante, Sì? più circa 130 piante che sono un nuovo impianto che potete vedere ad esempio qui in questa parte in mezzo alle fila Sì. di olive. E, siamo appunto, come dicevi tu, nel territorio di Scandriglia, cuore dell'areale Sabina DOP, tra i 5 e i 600 metri di altitudine. In questo momento siamo a 500 e qualche metro. La maggior parte delle mie olive sono di razza Carboncella. Carboncella è la razza autoctona più diffusa e probabilmente anche la più antica in questo areale. Sì. È quella che nettamente si è meglio adattata e che fornisce un olio in questo contesto pedoclimatico eccellente. Qui la raccolta in realtà normalmente è un pochino più avanti rispetto alle zone di bassa collina o addirittura pianura o magari Sud Italia, per evidenti ragioni climatiche. Il clima è sì mediterraneo, ma siamo all'interno, volge sicuramente verso il temperato continentale. Daniele mi ha spiegato come negli anni sia cambiato il suo modo di concimare e soprattutto i risultati che è riuscito ad ottenere passando dall'utilizzo del letame all'utilizzo dell'humus di lombrico. Allora, io faccio un pochino un passo indietro, se mi permetti, anche prima dell'utilizzo del letame. Io ho iniziato non concimando affatto, Ok? lavorando soltanto il terreno 1 o 2 volte l'anno e lasciando la trinciatura della potatura sul terreno. E dopo questa fase ho cominciato a concimare sia con letame di allevamenti del posto, quindi di fatto biologici, sia con concime biologico pellettato che apportava con sostanza organica e anche sali minerali, e lì sicuramente ho visto, oltre al sovescio, ho visto anche un piccolo miglioramento. Sì, uno step, è stato Okay. sicuramente uno step ulteriore, successivo, diciamo così. E da 4-5 anni a questa parte ho cominciato ad utilizzare humus di lombrico. Hai notato che c'è un cambiamento appunto rispetto allo stallatico? Sì, assolutamente, è stato appunto il terzo step quello rispetto allo stadio, diciamo, iniziale. E lì ho potuto vedere l'efficacia diversa rispetto alle precedenti metodi di concimazione, e questo ha consentito sicuramente di aumentare la produzione e soprattutto stabilizzare la pianta. Quindi diciamo che queste piante, rispetto a quando le ho prese diversi anni fa, hanno sicuramente raggiunto il loro equilibrio. Equilibrio per l'olivo significa getti, nuovi getti sì, ma in quantità abbastanza limitata, non disperdere energie nella produzione legnosa, ma concentrare energia appunto nella produzione di frutti, e contestualmente ridurre i costi di potatura. C'è anche la facilità nella distribuzione, no? Sì, è assolutamente più semplice. Poi diciamo la granulometria, il tipo, la grana diciamo, del vostro prodotto è sicuramente diverso sia dal letame, che rimane più compatto e quindi meno distribuibile e meno, diciamo, meno soggetto a essere sgretolato dagli agenti Degradato poi. atmosferici, no? Sia l'acqua, la luce, la pioggia, sia anche l'umidità del terreno, le gelate che comunque contribuiscono a romperlo, però comunque impiega molto tempo. Poi va maturato, va fatto maturare se è fresco, quindi alcune settimane, meglio ancora alcuni mesi, e svolge un'azione ammendante ma veramente sul lungo periodo. Altra diciamo, problematica del letame, anzi la più importante direi, è che praticamente gli allevamenti
che peraltro siano anche biologici, insomma, Certo. sono quelli che cerchiamo, sono diventati quasi inesistenti, se ne trovano pochissimi e quindi c'è un po' una ricerca di questo letame, non è facile trovarlo. Altro aspetto che va considerato quando parliamo di letame è che comunque occupa un volume abbastanza importante e quindi il trasporto diventa paradossalmente molto dispendioso, soprattutto con i costi di gasolio, trasporti che Certo. abbiamo in questo periodo. Non è semplice, diciamo, da maneggiare. Domanda, Daniele, mi parlavi della rogna, hai notato dei miglioramenti rispetto al passato, appunto utilizzando l'humus di lombrico? Pensi che possa avere anche contribuito in questo? Beh, indirettamente ha contribuito perché ha contribuito a favorire il raggiungimento dello stato di equilibrio della pianta e in uno stato di equilibrio la pianta naturalmente ha delle difese immunitarie più efficienti e quindi è meno attaccabile a rogna, occhio di pavone, ma anche a tante altre malattie fungine e quindi a maggior ragione non abbiamo più bisogno da ormai tantissimi anni neanche di espedienti, diciamo, biologici, di soluzioni biologiche come può essere ad esempio la poltiglia bordolese. Uno dei migliori riscontri che testimonia quello che ti sto dicendo è sicuramente un po' guardarsi intorno, no? Quando effettui questa operazione di ammendatura? Allora è fondamentale, come qualsiasi altra concimazione sul terreno, scegliere il momento più opportuno, quindi mai in autunno, mai ovviamente prima dell'autunno, in estate naturalmente non si effettuano questo tipo di trattamenti, è importante scegliere il tempo giusto appena prima della ripresa vegetativa, perché la pianta da quel momento in poi avrà bisogno di più sostanze in generale, ma in particolare di più sostanza organica e quindi diamo il tempo adesso a febbraio di rendere disponibile nel terreno maggiori quantità di sostanza organica, minerali e nutrienti per i prossimi 2, 3, 4 mesi. Ok, quindi proprio per dare un boost, una spinta alla... Esatto, se anticipassimo rischieremmo di stimolare la pianta ad una ripresa vegetativa un po' anticipata e quindi la esporremo alle gelate, alle normali gelate di marzo che avvengono praticamente sempre. Mi permetto di aggiungere a questo aspetto sicuramente importante anche un altro, che è quello dell'attività microbica, quindi l'utilizzo in questo periodo, o meglio quando le temperature iniziano a raggiungere i 12-15 gradi, è anche il periodo migliore per attivare appunto l'azione dei batteri. Ricordiamoci che i batteri e alcuni batteri che vivono nell'humus si attivano appunto a queste temperature, ma non amano nemmeno temperature molto eccessive, tant'è che adesso poi lo faremo vedere, sarà importante anche, diciamo, un lavoro di pacciamatura, quindi è importante quando andiamo a utilizzare l'humus di lombrico creare una copertura proprio affinché l'attività microbica non venga compromessa. È importantissimo lasciare sia l'ammendante sia l'eventuale concime il meno tempo possibile sul terreno per evitare, come dicevi tu, l'azione degli eventi atmosferici e del sole. Noi appena diamo l'humus biologico, l'humus di lombrico, passiamo subito l'erpice che interra il materiale, lo fa praticamente scomparire. In questo è importantissima la consistenza. La granulometria deve essere più piccola, più fine possibile. Certo, proprio per renderlo facilmente solubile. Esatto, è fondamentale. Io in passato ho utilizzato, come dicevo anche prima, altri humus di lombrico, ma la consistenza raramente, anzi devo dire mai, era molto sciolta, diciamo, come il vostro. Questo è fondamentale perché basta una zolla che rimane magari esposta agli eventi atmosferici e quello è tutto materiale, sostanza che non viene insomma ridotto dal certo, sicuramente si riduce l'efficacia poi del prodotto finale. Quindi fondamentale appena distribuito l'ammendante, erpice o comunque interrarlo, noi facciamo soltanto lavorazioni superficiali entro i 15 cm, ottimo, non oltre, e auspicabilmente che sia prevista pioggia nei primissimi giorni. Noi insomma sappiamo praticamente per certo che domani pioverà, certo. Quindi, insomma, oggi anche se oggi sembra una giornata primaverile. Un'altra tecnica che mi permetto di suggerire e che stanno utilizzando alcuni dei nostri clienti è appunto far coincidere la fase di ammendatura con la fase della potatura, andando a biotriturare la chioma
diciamo oggetto della potatura proprio in prossimità della pianta stessa. Andiamo a ridare sostanza organica e allo stesso tempo possiamo effettuare una pacciamatura del tutto naturale. Daniele, abbiamo fatto un pochino di teoria, adesso è il momento di passare all'azione, quindi andiamo a vedere insieme come distribuire l'humus di lombrico in corrispondenza della nostra pianta di olivo. Andiamo? Allora, ma quanto humus di lombrico dobbiamo utilizzare? Allora, non c'è una regola precisa, molto dipende dal terreno, quindi anche delle analisi ci possono aiutare a capire meglio lo stato di salute del nostro suolo. Diciamo una regola è questa: innanzitutto dobbiamo capire sviluppo ha la pianta, quanto è sviluppata, l'età. Diciamo che potrebbe essere sufficiente, come in questo caso, andare a distribuire come diciamo parametro di riferimento 3-4 kg su una pianta di queste dimensioni. Naturalmente la quantità di humus necessario per il sostentamento di una giovane pianta è sicuramente minore, è sufficiente magari un chilo in corrispondenza dell'apparato radicale. Lì dove abbiamo delle piante più importanti ovviamente dobbiamo aumentare anche per avere un effetto tangibile. Allora, come distribuirlo, ragazzi? È facilissimo. Allora, Daniele, ti passo la palla. È importante la consistenza e la granulometria dell'ammendante che andiamo, di qualsiasi ammendante che andiamo a mettere sul nostro terreno, sotto la nostra pianta, perché sia meglio distribuito anche in maniera più rapida. Qui basta o lanciare molto semplicemente, adesso lo faremo delle manciate, o addirittura con un contenitore di questa portata, adatto più o meno a una pianta relativamente piccola e giovane come questa, spargerlo direttamente in maniera molto comoda. Per piante naturalmente più grandi si utilizzano quantità decisamente superiori, almeno 5 kg, ma possono arrivare anche a 10 o anche a 12 kg a seconda della pianta. È importante, diciamo, qui il gioco è abbastanza semplice, è importante dare l'ammendante all'interno della proiezione della chioma, non troppo vicino al tronco, quindi ci manteniamo tra i 50 e i 70 cm grosso modo. Se dovesse andare un po' di ammendante vicino al tronco non succede assolutamente niente, ma questo serve a non stimolare eccessivamente, come ad esempio avviene in questa pianta, la produzione basale dei nuovi polloni. Ok? Quindi all'interno della proiezione della pianta abbiamo preso questa decisamente insomma piccola per motivi insomma di praticità. Vediamo come in maniera molto semplice andiamo a distribuire in maniera uniforme. Possiamo fare anche possiamo dare delle manciate in questa maniera. Come diceva prima Claudio, qui siamo in un punto abbastanza pendente, diciamo anzi di forte pendenza, e quindi ne andiamo a dare un pochino di più nella parte a monte, in maniera che il dilavamento vada a bilanciare la distribuzione. Ok. Stanotte già con l'umidità quasi non lo vedi più, si scioglie tranquillamente. Anche se non lo vedete, un materiale di questa consistenza, anche se per assurdo non piovesse, speriamo che piova come abbiamo detto già domani, e anche se non venisse interrato, ma noi lo faremo con il nostro vertice tra poche ore, probabilmente in pochi giorni già sarebbe comunque scomparso, sarebbe parte integrante ormai del terreno. Questo è fondamentale, buttare del concime sul terreno perché rimanga soltanto sulla codica erbosa, nel caso di un terreno inerbito, serve a poco o nulla, se non magari alle piante infestanti che hanno un apparato radicale molto superficiale, e serve anche a buttare dei soldi. Certo, quindi facciamo attenzione anche e soprattutto a come lo distribuiamo. Bene, allora ragazzi, io direi che la puntata può finire qui. Volevo ringraziare vivamente Daniele non solo per la fiducia accordata, ma anche per aver esposto e raccontato diciamo il suo mondo così da vicino. Spero che la puntata vi sia piaciuta, fatemelo sapere ovviamente nei commenti, e niente, noi come sempre ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!